Questo video intende offrire una panoramica chiara del quadro normativo relativo alla vendita online, evidenziando le fonti legislative più importanti sia a livello nazionale italiano sia a livello dell'Unione Europea, che sono state recepite nello Stato italiano, illustrando ai professionisti del settore e ai venditori le modalità con le quali queste fonti legislative interagiscono tra di loro, per favorire l'utilizzo consapevole e responsabile delle piattaforme digitali e evitare di incorrere in salate sanzioni o, nel peggiore dei casi, nella chiusura del proprio business online. Io sono Gianfranco Rossello, avvocato, amministratore dello Studio R, legale, fiscale ed economico in Italia. Allora, negli ultimi anni il commercio elettronico ha ricevuto una forte evoluzione e ovviamente questo fatto ha trasformato molto il modo in cui la domanda e l'offerta si incontrano in questa dimensione in internet. Ovviamente questa evoluzione, questo nuovo mondo online ha offerto delle interessanti opportunità sia per gli acquirenti, i quali oggi hanno la possibilità di avere beni o servizi che non avrebbero mai avuto nel loro mercato di riferimento, perché magari vengono creati in parti molto lontane del mondo e non riescono a raggiungere il territorio in cui si vive, il proprio domicilio, oppure ad avere prodotti e servizi che sono pur sempre presenti nel loro territorio, però a prezzi più convenienti. Questo dal lato degli acquirenti, ma anche i venditori dalla vendita online hanno ricevuto sicuramente dei vantaggi. Anche la vendita online, anche per loro, è stata un'opportunità, il business online, quello di poter portare valore anche molto lontano da loro, pressoché potremmo dire in ogni parte del mondo. E questo è stato un vantaggio soprattutto per i piccoli business, per gli small business, i quali più difficilmente dei grandi hanno la possibilità, diciamo, di spaziare. Se da un lato quindi il mondo della vendita online ha offerto queste opportunità, dall'altro ha sicuramente rappresentato una sfida per gli operatori del diritto, i quali sono stati chiamati a far sì che questo mondo online non sia un Far West, ma abbia delle regole, potremmo dire, chiare, ordinate, e quindi sia un ambiente virtuoso. Anche l'Italia si è dovuta confrontare con questa evoluzione normativa e quindi con la nascita e lo sviluppo di queste transazioni online. E lo ha fatto concentrandosi principalmente su tre aspetti, che sono la regolazione dell'interazione a livello commerciale tra acquirenti e venditori. Secondo aspetto, la trasparenza delle informazioni che vengono gestite in un business online. E poi terzo aspetto, la sicurezza delle transazioni, la sicurezza dello scambio, la sicurezza del contratto di vendita online. Principalmente l'Italia, la normativa italiana ha dovuto fondamentalmente fare questo, cioè impegnarsi nel trovare un equilibrio, perché la chiave è questo, trovare un equilibrio da una parte rispetto a quelli che sono i diritti fondamentali dei consumatori, dall'altra i diritti altrettanto legittimi dei venditori di portare valore al mercato. E il sistema giuridico italiano di fronte a questo fenomeno del business online è un sistema giuridico che potremmo dire complesso perché da una parte presenta è presente la normativa italiana, quindi le leggi che vengono sfornate giornalmente in Italia. Dall'altra, all'interno del nostro ordinamento giuridico ci sono tutta una serie di disposizioni che provengono dall'Unione Europea, essendo l'Italia appunto un paese membro dell'Unione Europea. Ecco perché ho detto che è un sistema giuridico complesso.
Vediamo la normativa italiana, quindi la legge italiana all'interno di questo sistema giuridico complesso. Sicuramente il sovrano nella regolamentazione anche del business online resta il codice civile italiano, il quale non ha subito delle modifiche. Questo perché la fattispecie della vendita nella sua natura costituzionale non è cambiata, anche è rimasta pressoché la stessa, sia online che offline. In fondo la vendita, dal punto di vista proprio della sua struttura, è rimasta tale quale fin da quando esiste il commercio, esiste l'uomo ed esiste il commercio. Fondamentalmente non è cambiata. Sicuramente la vendita online ha delle peculiarità che la distinguono rispetto a quella offline, però da un punto di vista, se vogliamo usare un termine un po' più tecnico, dal punto di vista ontologico, la sua struttura della vendita è rimasta la stessa. Ecco perché continua ad essere applicato il codice civile dagli articoli 1470 e seguenti, che sono quelli che riguardano la vendita, e non ha subito, diciamo, variazioni, non ha subito modifiche. Quindi il codice civile continua ad applicarsi relativamente alle offerte di vendita, relativamente alla disciplina delle accettazioni, e poi continua anche a regolamentare le condizioni generali di vendita, che sono praticamente il vademecum, il regolamento che disciplina la transazione, disciplina appunto lo scambio anche online. Insieme con il codice civile poi abbiamo detto che l'Italia, essendo un paese membro dell'Unione Europea, è obbligato a dover recepire una serie di disposizioni che provengono dalla Comunità Europea, e vorrei mettere alla tua attenzione due di queste disposizioni, che sono delle direttive. La prima direttiva è la direttiva sul commercio elettronico, la direttiva numero 31 del 2000, direttiva proprio sul commercio elettronico, la quale si focalizza essenzialmente proprio sulla disciplina del commercio elettronico. Sicuramente riconosce questa direttiva il principio della libera circolazione di beni e servizi in internet e focalizza più specificamente la propria attenzione sulla definizione delle regole per l'esercizio dell'attività commerciale online, in particolare soffermandosi sulla disciplina delle informazioni che devono essere rese disponibili ai consumatori, sulla trasparenza dei processi di contrattazione e poi sulla responsabilità dei venditori all'interno del contratto di vendita. Una seconda direttiva che vorrei mettere alla tua attenzione è la direttiva numero 83 del 2011, la direttiva sulla protezione dei consumatori. Ecco, questa direttiva rispetto all'altra focalizza invece la sua attenzione proprio sulla tutela, sui diritti dei consumatori, e quindi cerca il più possibile di elevare il livello di protezione dei consumatori. Per esempio attraverso il riconoscimento del diritto di recesso entro 14 giorni dall'acquisto del prodotto o del servizio, oppure imponendo l'obbligo ai venditori di fornire delle informazioni comprensibili sui beni, sui servizi che vengono offerti. Il recepimento di queste direttive all'interno, diciamo, dell'ordinamento statale italiano comporta per l'Italia l'obbligo di doversi adeguare, cioè di mettere in linea eventualmente le proprie disposizioni normative a questi testi dell'Unione Europea. Ovviamente quando questo allineamento c'è non è necessario farlo, però ci sono stati dei casi in cui l'Italia ha dovuto farlo. Per esempio il codice al consumo è stato aggiornato proprio per allinearlo con queste direttive europee e anche con altre direttive europee diciamo di minore importanza, che non ti ho citato in questo video. Però diciamo che l'Italia non ha avuto particolari difficoltà nel fare questa operazione di allineamento, perché sia l'Unione Europea che l'Italia hanno lo stesso obiettivo, cioè quella di creare un ambiente di fiducia, cioè di far sì che internet sia un ambiente sereno, non sia una bolgia, non sia un far west,
non sia un ambiente pieno di trabocchetti e di trappole per i consumatori. Quindi questo obiettivo comune ha fatto sì, insomma, che sia l'Italia che l'Unione Europea si trovassero fondamentalmente allineati, anche perché se il mondo online, della vendita online, fosse, diciamo, un Far West, fosse una bolgia, i consumatori ci entrerebbero sicuramente all'inizio, perché l'uomo è portato alla conoscenza, è curioso per sua natura, è portato all'esplorazione, è sempre stato un grande esploratore e continuerà ad essere. Però nel momento in cui il consumatore entra in un certo ambiente, ne resta scottato e ne viene fuori, con molta probabilità non ci ritorna più. Non solo, ma porta poi questa sua esperienza negativa anche agli altri e quindi il mondo online avrebbe prima o poi una fine, non avrebbe un futuro. E molto spesso le persone sono più portate a condividere con gli altri le esperienze negative che quelle positive. Quindi è chiaro che il mondo online, un mondo online fatto, diciamo, di, come dire, un mondo online che non sia sereno, non sia, diciamo, regolamentato in maniera corretta ed equilibrata, non avrebbe un futuro. L'Unione Europea e l'Italia lo sanno, vogliono che il mondo online abbia un futuro e quindi sono impegnati insieme nel far sì che questo lo sia. E per poter far sì che il mondo online sia un mondo virtuoso, è necessario creare un equilibrio tra la tutela dei diritti fondamentali dei consumatori e giustamente i diritti legittimi dei venditori di portare valori al mercato e direi anche negli stessi consumatori di poter usufruire di questo valore che i venditori portano. L'Italia quindi ha avuto e ha ancora oggi un approccio integrato, quindi tra normativa nazionale e normativa comunitaria, e continua sempre ad impegnarsi e a sforzarsi per adeguare la teoria, quindi la teoria, la normativa astratta, a quella che è la realtà concreta di vita che il business online continuamente porta, quindi le istanze concrete che il business online portano, con un impegno anche non solo all'adeguatezza ma anche all'aggiornamento normativo. Io ti ringrazio molto per aver seguito. Se tu avessi delle domande o volessi dei chiarimenti, scrivimelo nei commenti oppure puoi inviarmi una mail all'indirizzo indicato nella descrizione di questo video ed indicato anche nelle informazioni del mio canale. Se ti è piaciuto questo video, schiaccia il like, condividi ed iscriviti al mio canale per restare sempre aggiornato. Ciao e alla prossima!